è nato da una sinergia molto forte, nel senso che noi come Circolo Legambiente abbiamo sempre fatto educazione ambientale nel parco, e con le scuole che sceglievano di fare un progetto, una gita scolastica così sporadica. Dopo anni ci siamo un attimo domandati tra noi operatori che cosa lasciavamo a questi ragazzi che venivano al parco. Questa esperienza nasce da un circolo di Legambiente che, facendo educazione ambientale, poi ha scoperto, come dire, questo spazio particolare che è la scuola materna, questo uso particolare del bosco. Ha avuto contatti con l'esperienza di Ostia, da dove è uscito il messaggio perché non facciamo la scuola nel bosco. Noi abbiamo trovato una scuola del quartiere che con entusiasmo ha accolto questa proposta. Questo è uno dei parchi terrestri di Roma Natura, un ente parco regionale che gestisce 14 parchi più una riserva marina protetta. Abbiamo avuto questa proposta dal circolo di Legambiente che opera su questo territorio, che è il Circolo della Cellulosa. È stata un'occasione per coniugare un'azione del parco legata anche alle questioni sociali, alla quotidianità delle persone, quindi anche alla capacità di migliorare la qualità della vita delle persone, con la mission principale del parco, che è quella della salvaguardia della biodiversità, della protezione, della conservazione. Ci è sembrata da subito una bella occasione. Noi l'abbiamo anche concretizzata e promossa attraverso una convenzione, un protocollo d'intesa. Una formula sperimentale innovativa che deriva dall'incontro di un'associazione, di un ente parco e di una scuola. Questa piccola sinergia ha portato alla costruzione di un progetto con delle insegnanti disposte a mettersi in gioco e a iniziare un discorso di attività nel bosco con la scuola materna. Abbiamo cercato di togliere quello che non era sicuro all'interno del parco per i bimbi più piccoli e abbiamo dato vita a un'aula che è poi la nostra foresteria, un piccolo appoggio per il nostro materiale, poi in realtà viviamo le attività completamente all'esterno. E quindi poi da lì è nato il mettersi in discussione e in gioco sulla programmazione. Scuola nel Bosco è cominciata con la nostra sezione sperimentale, con questi bambini che avevano 3 anni all'epoca. Siamo stati veramente entusiasti fin da subito. Diciamo che la risorsa più grande è la natura, non abbiamo materiale didattico strutturato. Loro giocano con la terra, con i legnetti, con i bastoni, è tutto materiale naturale. La creatività esce fuori in una maniera meravigliosa. Ci siamo resi conto che poi nel passare del tempo sono i bimbi che guidano la nostra didattica, andiamo molto a vedere quali sono le loro passioni e dove loro hanno più voglia di concentrarsi, dove loro hanno più voglia invece nel gioco libero, che abbiamo visto che anche è una parte fondamentale per la scuola nel bosco, proprio perché lì vedi il bimbo creare, divertirsi e essere spensierato. È uno spazio grande, ma alla fine poi si creano dei gruppi gioco. È raro che c'è quella competizione, no? nel fare le cose, anzi c'è un condividere quelle poche cose che si sono trovate per creare un gioco insieme. E questo è bellissimo e lo hanno fatto da soli, cioè la nostra presenza è una guida per loro, uno stimolo. C'è un ruolo dei maestri e degli educatori, che è quello di farsi un'ipotesi di lavoro su che cosa significa fare una ricerca, dare dei temi, dare degli spunti, anche come far scoprire quali sono i sentieri, perché si tratta pure di sapere come scavalcare le radici, come non inciampare. La scuola all'aperto significa appunto imparare a correre in un terreno accidentato, imparare a camminare in un terreno accidentato, perché noi stiamo parlando di bimbi. Il loro programma è il circuito dei sensi, l'uso dei 5 sensi e la deambulazione e il rapporto con gli altri. Nella deambulazione imparare a correre con un terreno improprio, cioè non messo in sicurezza, perché messo in sicurezza oramai è asfalto e mattonelle. Un terreno improprio è quello però antico dei nostri padri, cresciuti molto spesso vicino al verde, ed è lì che si sono formati
nel saper camminare, nel saper riconoscere i colori, sentire gli odori, sentire i sapori. Ecco, questo è un percorso fantastico che noi rifacciamo con i bambini. Abbiamo avuto dei progressi in bimbi anche dal punto di vista motorio. Ci sono bimbi che sono un po' etichettati iperattivi, ci sono bimbi con patologie come spettro autistico. Qui la relazione con questi bimbi è straordinaria, perché in realtà l'iperattivo non lo noti, perché è un bimbo che corre come corrono tutti gli altri 25 bimbi. In fondo una classe, un'aula, è un luogo rigido dove per forza è necessario stabilire delle regole di disciplina prima di tutto, altrimenti non ci si lavora bene. Per cui la regola nella classe, nell'aula è imposta dall'educatore, mentre nel luogo all'aperto la regola la puoi scoprire da solo. Non c'è bisogno che qualcuno te l'imponga, dovrebbe nascere proprio dal come fare le cose, perché su come fai le cose è necessario scoprire insieme le regole. Il sogno della scuola attiva della Montessori era questo. Poi certo, ci sono delle attività che vanno comunque, se sono state pensate, perché hanno degli obiettivi, no? E quindi sono delle attività che vanno comunque svolte, però è sempre ai loro tempi. Noi facciamo anche educazione ambientale, per cui abbiamo scelto dei percorsi con Gabriele, che è l'esperto degli insetti, per cui andavamo alla ricerca degli insetti, scoprivamo i nomi. Loro conoscono i nomi di tutte le foglie. C'è un istrice che frequenta il bosco della cellulosa e quindi le maestre, vero? Gli hanno fatto scoprire tutte le sue tane. Quello che loro vedevano al bosco, poi noi durante la settimana ne parlavamo a scuola. Un angolo del nostro giardino è stato adibito a bosco. Molte maestre soffrono proprio del rapporto con l'aula, con la classe, perché l'aula e la classe, per quanto la puoi giostrare con intelligenza, è un luogo fatto da 4 mura, dove fai gli angoletti di interesse vari, diversi, però sono sempre inventati, troppo dirigisti, che provengono, come dire, da schemi didattici preesistenti, eccetera. E lo schema didattico di rapporto col bosco invece te lo devi inventare. Per me uno dei grandi risultati della scuola nel bosco è questo rapporto con la natura, il rapporto con la foglia, con l'erba, con il muschio, con l'insetto. Questo è un contatto diretto, quello che apprendono qui non riescono ad apprenderlo con la presentazione a scuola di libri o qualcosa di strutturato. Qui noi viviamo sotto l'albero, lo tocchiamo, lo abbracciamo, vediamo la corteccia, vediamo le differenze. Io credo proprio che sia l'ideale per loro, cioè anche solamente l'approccio, ecco, dell'orto, come si coltivano determinate cose, perché da un seme poi nasce una pianta. Hanno fatto vedere tutto il processo evolutivo dal girino a rana. Il processo di apprendimento, di rapporto col buono e con il bello, passa attraverso la banalità della natura, questo mondo che riescono a vedere fra l'altro solo loro, perché loro riescono a vedere i particolari che a te sfuggono. Per cui io mi immagino che i bambini cresciuti così saranno i futuri che capiranno veramente che cosa sta succedendo alla Terra, perché la Terra sta morendo per colpa dell'uomo. E i bambini che saranno le future generazioni sono quelli che la possono salvare. Ho pensato questo progetto proprio per dare un'alternativa e dare una possibilità ai miei figli in prima linea e poi alla scuola, proprio perché serve tantissimo. La paura di sporcarsi, la paura del freddo. Molti bimbi mi dicevano all'inizio, ma proprio all'inizio, perché poi è stato un attimo farglielo capire, ma se poi mi sporco mamma si arrabbia. E no, invece è proprio questo, cioè più torni sporco e più mamma è contenta che ha visto che ti sei divertito, è diventato un po' il nostro motto. E soprattutto non si sono ammalati. Abbiamo notato che il bambino più stava a contatto con la scuola del bosco e meglio affrontava l'inverno senza malattie, influenze. L'altra cosa molto bella che ho visto è questo coinvolgimento dei genitori nel rapporto con la scuola. Anche qui i genitori ci hanno aiutato sia a mettere in sicurezza il parco per i bambini, sia a realizzare anche dei giochi. Diciamo sono felicissimi perché vedono anche
i bambini felici nel vedere al bosco. Noi non vediamo l'ora che torni il venerdì, perché anche per noi è una giornata bella. Ho anche partecipato ad un ritrovo di gruppo, ho portato i miei animali, quindi ho intrattenuto i bambini un paio d'ore a fargli toccare gli animali da vicino, serpenti, tartarughe, draghi barbuto. Io sono completamente positivo e straconvinto che debba essere messo proprio in programma come una situazione normale. Insomma. Il gruppo degli operatori del bosco è nato pian piano. Inizialmente eravamo in tre naturaliste che si erano incontrate un po' per caso e poi si è allargato ad altri ragazzi che si sono interessati al progetto. Sono la maggior parte laureati e laureandi in scienze dell'educazione primaria, però ben venga che ci siano laureati, ma non è fondamentale, insomma, perché basta la passione che ti porta a stare con i bimbi all'aperto. Stiamo dentro il movimento, chiamiamoli dei precari, dove il lavoro te lo devi inventare. Non si può chiedere ai giovani di fare un lavoro di ritmo e progettuale senza il soldo. Noi abbiamo cercato anche di trasformarci come associazione in associazione di promozione sociale che ci permette anche forme di pagamento per i volontari, insomma, no? Perché dobbiamo arrivare a trasformare le prestazioni in professionalità degli animatori che danno queste prestazioni e in salario. Ci sono degli ostacoli normativi che sono quelli legati proprio all'iter educativo all'interno delle scuole tradizionali. Non è riconosciuta nell'offerta formativa, no? Quindi è, diciamo, una sorta di iniziativa che prendono le insegnanti e, insomma, questo lo rende, no, alternativo ma non sostitutivo del metodo tradizionale. È evidente che dovrà poi, diciamo, entrare nel bagaglio anche educativo e formativo delle varie insegnanti, anche attraverso corsi di formazione, anche attraverso confronti, per andare incontro a tutta una serie di anche richieste, necessità, riconoscimenti legati alle responsabilità all'interno, all'esterno della scuola che gli insegnanti e le scuole ci chiedono. Diciamo, il cavillo burocratico era l'orario delle maestre. Sappiamo che le maestre dell'infanzia fanno metà giornata, chi fa la mattina e chi fa il pomeriggio, nelle due insegnanti che seguono una classe di 25. In questo caso le insegnanti sono in compresenza durante tutto l'orario, dalle 8 alle 5, quindi c'era il problema di come far risultare queste ore. Ci hanno aiutato le istituzioni in questo per il progetto del bosco. Con le scuole materne abbiamo terreno facile. Quest'anno noi ci lanceremo anche con la scuola elementare. Per noi è una grande scommessa, perché chiaramente diventa capire che significa leggere, scrivere e far di conto dentro il bosco. Come si fa a fare scuola senza necessariamente metterci la lezione cattedratica, dove bisogna dare attenzione, bisogna focalizzare l'attenzione su chi sta alla cattedra, che ti dà gli spunti, che per quanto creativi e innovativi sono sempre unidirezionali. Io sono convinta che il nodo di tutto è la volontà delle insegnanti nel trovare un'alternativa alla didattica. L'anno scorso abbiamo avuto un progetto con una maestra di elementari che era appassionata del parco. Lei ci ha presentato il programma istituzionale, no, della seconda elementare, e noi in base a quello abbiamo creato dei laboratori e delle attività nel bosco. E vedere dei bimbi che si portano il loro libro di italiano per leggere sotto un albero è bellissimo. Vedere l'esperimento di scienze, no, realizzato veramente con quello che tu hai nel bosco, o fare la matematica con le pigne è stato bellissimo. Oggi l'idea è quella che questa esperienza, che è andata così bene, che ha riscosso così tanto successo, possa essere un'esperienza da riprodurre in tutti i nostri parchi, un tratto distintivo anche dei parchi di Roma Natura. Oggi i parchi hanno la sfida principale di essere più vissuti, più aperti, più ospitali,
più capaci di ospitare al proprio interno delle attività di qualunque tipo. Per istituzionalizzare poi c'è bisogno che a livello regionale, statale, di provveditorato ci siano anche degli atti che riconoscono formalmente, ufficialmente questa esperienza, ma dal punto di vista del parco oggi questo credo sia il supporto più forte che poteva dare e che soprattutto intende dare in maniera sempre più diffusa. Noi come Regione Lazio, oltre a sostenere l'ente parco regionale Roma Natura in tutto questo percorso, con l'obiettivo anche di estenderlo ad altre aree protette che appunto sono in gestione di Roma Natura, stiamo lavorando anche ad una proposta di legge regionale che renda possibile per le elementari questo tipo di esperienza. Quindi un lavoro nato sperimentalmente e quindi questo ha potuto anche mettere in evidenza aspetti positivi e negativi, ma sicuramente è un'esperienza riuscita dalla quale partire per estendere un'eccellenza. In questo caso possiamo essere i primi e mettiamo insieme educazione, ambiente, costruzione di un nuovo modello di sviluppo e allo stesso tempo costruzione di cittadini più attenti alla loro qualità della vita, all'ambiente e al loro futuro. Secondo me dietro ogni cespuglio c'è il sorriso della Maria Montessori, che finalmente vede i bimbi liberi come lei avrebbe sognato e non i bimbi irreggimentati in una regola. L'esperienza della Scuola del Bosco per me è stata travolgente, tanto travolgente che ne parlo sempre, perché appunto vedo come per esempio nel mondo della scuola, in particolar modo degli insegnanti ma anche dei genitori, questo stimolo che noi abbiamo lanciato, questa esperienza che abbiamo poi realizzato è suggestiva e raccoglie tutti i sogni di insegnanti e genitori che sognano su che cosa significa far crescere i bambini liberi.